raga, buona domenica, bentornati al solito appuntamento con le news della settimana. Un'altra settimana abbastanza intensa di annunci e rilasci, soprattutto in ambito 1-6, quindi non perdiamo tanto tempo con l'introduzione, ma tuffiamoci direttamente nel vivo con il primo rilascio in casa Hot Toys, in particolare Star Wars e ancora più in particolare The Clone Wars, con Fives, ARC Trooper Fives, uno dei trooper più importanti da accoppiare ad Echo nella stessa versione, che non ricordo se è già stato rilasciato, ma comunque è stato prodotto da Hot Toys, non solo nella versione Bad Batch, ma anche in questa versione che tutti conosciamo appunto dalle Clone Wars. Secondo me è un'uscita abbastanza marginale, ma comunque per chi colleziona i trooper, in particolare quelli più importanti appunto come Fives, è sempre una buona occasione per aggiungerlo alla collezione, disponibile quindi da oggi in Cina. Rimanendo sempre in tema Star Wars, un'uscita forse un pochino più importante rispetto a quello che abbiamo appena visto, Kit Fisto direttamente da episodio 3, La vendetta dei Sith. Primo, anzi secondo, dopo Mace Windu, mettiamoci anche Yoda del Consiglio Jedi, poi vedremo anche nell'annuncio di questa settimana di Hot Toys, l'unico vero annuncio di questa settimana, il Consiglio Jedi si va ad ampliare, quindi sono abbastanza contento che sia stato rilasciato Kit Fisto e che sia stato annunciato anche il pezzo che vedremo fra poco, per andare appunto a ricostituire il Consiglio Jedi. Mancherebbe Agent Kolar, praticamente già potremmo ricreare una scena molto importante nell'universo di Star Wars. Kit Fisto quindi disponibile anche lui da oggi e per il momento, nell'attesa dell'uscita degli altri membri, magari da accoppiare al buon Mace Windu, anche se sono tratti da due film differenti. Poi, terzo rilascio, spostandoci sempre nell'ambito Disney, ma stavolta da Star Wars a Marvel, quello che io ritengo essere uno degli scam più grossi, almeno dell'ultimo periodo, da parte di Ono Studio e Hot Toys, ovvero il Wolverine senza maschera. So che qualcuno di voi l'ha preordinato, ha fatto bene perché magari ha mancato la versione precedente, ma questo secondo me, già ne avevamo parlato in altre occasioni, quindi sarò molto breve, è uno degli scam più grossi proprio perché hanno rifatto la stessa identica doll aggiungendo la testa senza maschera, cosa che avrebbero potuto fare come upgrade alla prima versione, oppure darci direttamente alla prima versione facendocela pagare un pochino di più senza spacciarla come entry level, dandoci questa testa senza maschera. Però Ono si è comportato in questo modo, la accettiamo, le vogliamo bene lo stesso, più o meno. E quindi anche questo Wolverine è finalmente disponibile, quindi ragazzi, se qualcuno di voi l'ha acquistato, mi raccomando, mandatemi le foto perché sono curioso di vedere com'è questo volto più da vicino. Restando in tema Wolverine, visto che ultimamente siamo passati appunto dagli Iron Man prodotti così a rotta de collo ai Wolverine, siamo stavolta però non su Hot Toys ma su Soso Toys, che propone in versione ultra limitata, oserei dire, 300 pezzi, questo Wolverine sempre tratto da Deadpool e Wolverine, una delle tante varianti che abbiamo visto all'interno del film. Questa dovrebbe essere quella presa da patch di Wolverine. Quindi il classico costume bianco, la benda sull'occhio, tutta la sua cattiveria, ma un head sculpt che a me non è che faccia impazzire particolarmente. Quindi secondo me da prendere un pochino con le pinze, magari se appunto volete recuperare nel più breve tempo possibile, magari avete preso anche la versione dell'Arma X, insomma, dell'ultima volta, di Age of Apocalypse, quella di cui abbiamo parlato la settimana scorsa di Hot Toys, la versione Artisan, volete aggiungere anche questo Wolverine alla vostra collezione, potete farlo, anche se probabilmente, credo io almeno, che Hot Toys non si lascerà scappare l'occasione appunto di fare soldi ancora di più su questi Wolverine e quindi potrebbe sfornare anche lei una versione come questa. Quindi ragazzi, non saprei cosa consigliarvi, i tempi di Soso Toys sono sempre abbastanza biblici, l'abbiamo visto con The Witcher, con Geralt di Rivia, l'abbiamo visto anche con le doll di Demon Slayer che ancora devono essere rilasciate dopo qualche anno, quindi prendete un pochino con le pinze, per quanto Soso Toys è assolutamente a livello qualitativo, secondo me ha una qualità eccellente, però ecco, l'unica cosa è che fa aspettare un pochino. Non c'è scritto, se non mi ricordo male, quando verrà rilasciata,
penso che se la prenderanno come sempre abbastanza comoda. Comunque c'è tutta la lista degli accessori sull'Instagram di Sosotoys, nulla di particolare, avrà delle mani intercambiabili, il bicchiere di whisky e poco altro, lo stand ovviamente. È tutto qui. E vi ricordo ovviamente ragazzi che Sosotoys lavora senza licenza ed è per quello che vedete Casino Agent invece di Wolverine. Poi torniamo adesso invece su Hot Toys, ma rimaniamo sempre in tema Marvel con uno dei due annunci, per me questo molto marginale, ecco perché ho parlato dell'unico vero annuncio che è quello che vedremo fra poco, in edizione super limitata di 1500 pezzi, Peter Parker con la sua Last Stand Suit tratta dal videogioco, da Marvel Spider-Man 2, che è molto accattivante per questa sorta di giacchetto con questa cucitura particolare veramente figa. Dubito che sia in pelle vera, credo che sia in pleather o comunque in un materiale simile al nylon, vediamo se viene specificato in qualche modo. Costume tailored leather-like, bene, quindi assolutamente ragazzi è un pleather, quindi secondo me è da lasciare dov'è. Sapete che io mi permetto di darvi qualche consiglio, poi ovviamente ognuno può fare quello che vuole, soprattutto perché appunto è in edizione limitata a 1500 pezzi di difficile reperibilità e per me non ne vale veramente la pena. Uscita comunque è già uscito perché è stato contestualmente rilasciato. Se siete interessati ragazzi, ecco qui disponibile appunto il Last Stand Suit di Spider-Man. Veniamo adesso all'annuncio, l'unico, veramente l'unico annuncio standalone di questa settimana, tornando su Star Wars di Size 18, altro membro del Consiglio Jedi, che quindi, come dicevo in precedenza, si andrà ad unire, se avete fatto tutta la collezione, a Kit Fisto, Mace Windu, Yoda e spero prima o poi appunto Agent Collar e anche gli altri, per quantomeno per andare a ricreare una scena, quella dell'arresto di Palpatine, con Kit Fisto, Agent Collar e Size 18. Non è proprio di bellissimo aspetto, ma comunque è fatto così, poverino, quindi troviamo comunque la stessa qualità, secondo me, di una fascia inferiore rispetto ai pezzi più importanti di Hot Toys, qualità che a parer mio abbiamo visto già in Mace Windu ed in altre produzioni, ma comunque è una doll abbastanza essenziale con la solita tunica Jedi, che comunque ho visto essere cablata nei punti giusti, a differenza di altre doll che invece non hanno il cablaggio, ad esempio sulle maniche sembra esserlo o è stato usato molto bene Photoshop, anche la parte inferiore, insomma, ha una maggiore cura, gli occhi che possono essere ovviamente ruotati, cosa che in Mace Windu per esempio non c'era, e poi raga, l'aspetto è quello che è, se è bruttino mi dispiace, ha anche gli avambracci eventualmente per dargli il look come in Clone Wars, questa cosa l'abbiamo vista anche in Kit Fisto e in Mace Windu, quindi non si discosta troppo da quella che è la qualità delle doll e la quantità anche di accessori eccetera di quelle che abbiamo già visto, è soltanto un pezzo da aggiungere alla collezione appunto se avete anche gli altri oppure se siete particolarmente affezionati proprio a Size 18, cosa che penso posso dubitare senza grandi problemi. Comunque veramente molto carino, più o meno. Veniamo adesso, spostandoci, mettiamo da parte Hot Toys per dedicarci a InArt, che ha droppato la bomba questa settimana. All'inizio era quasi indecisa, non metteva foto ufficiali né niente, ma si è venuto a sapere tramite Facebook, tramite altri siti, con qualche leak, eccetera, ma poi ha rilasciato finalmente Draco Malfoy in scala 1:6 ovviamente, per andare ad arricchire quella che è la line-up di Harry Potter e la pietra filosofale. Un Draco Malfoy che sarà disponibile, già quindi è subito cotto e mangiato, fatto annunciato, fatto vedere le immagini, subito è partito il preordine, mentre con altri pezzi ci hanno messo un'eternità, una in art che si sta velocizzando e questa è una cosa da apprezzare, ma spero che non lo stia facendo a discapito della qualità. Cosa che in questo Draco Malfoy, secondo me, io vedo leggermente ridotta rispetto agli altri pezzi, almeno quelli tratti da Harry Potter. La fisionomia ovviamente c'è, secondo me, la somiglianza ovviamente anche, c'è, secondo me, la qualità è leggermente inferiore, almeno dell'Head Sculpt, rispetto ai pezzi
di Harry Potter e Hermione e Ron che abbiamo visto in passato. Io mi sono andato a riguardare qualche immagine, effettivamente è molto somigliante, ma secondo me non abbastanza, non appunto come i pezzi precedenti. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, magari qui sotto dei commenti, ma so per certo di non essere l'unico ad aver avuto questa impressione. Draco Malfoy sarà disponibile in due versioni, la versione standard, che vedete qui con questo bellissimo effetto che c'è sul sito in art, che io amo sempre alla follia, con la basetta che, vediamo, è magnetica, quindi qui si torna alle basi magnetiche, sempre un pochino di confusione da questo punto di vista, ma credo che questa fosse una doll già pronta da un po' di tempo e quindi che sia stata rilasciata dopo Thorin, dove invece la basetta magnetica sembra non esserci più, perché non sono proprio affidabilissime quelle basi magnetiche, ma ci torneremo, con appunto il cane Fang e vari altri accessori, mentre nella versione standard ovviamente il capello è scolpito, ragazzi. Nella versione deluxe invece abbiamo un capello artisan di cui secondo me non c'era la necessità, visto che comunque i capelli di Draco sono tutti leccati appunto all'indietro, non c'era proprio sto grande bisogno della versione artisan secondo me, ma punti di vista, e la solita base diorama con sfondo che abbiamo visto anche negli altri personaggi di Harry Potter. Per quanto riguarda invece la parte degli accessori sono praticamente identici. Ora, anche questo sarà, qui infatti vediamo la versione con i capelli scolpiti e chissà se c'è qui dove, su queste foto, una versione artisan, non credo, almeno, no, forse questi sono artisan, sono impiantati, non artisan, scusate ragazzi, ma con impianto. Artisan è la denominazione di Hot Toys, scusate mi confondo, questi invece, questi sono l'impianto, questi sono quelli scolpiti, le differenze sono veramente minime, ma comunque si vede. Al di là di questo, che sono mie considerazioni personali, ragazzi, ovviamente è prenotabile e lo troverete, come al solito, su ilcolossodinerd.com, su cui possiamo andare a vedere le ultime novità, gli ultimi arrivi, sempre in ambito action figures e non solo, statue, anche carte, c'è un po' di tutto, lo sapete, lo conoscete ormai. Da One Piece a JoJo, abbiamo già visto le stage figures di Dragon Sharon, Nier Automata. Vi voglio segnalare queste figure fighissime, secondo me, della Nacelle, dei Biker Mice. Qui abbiamo un po' di villain, e non solo, villain e anche amici, compagni dei Biker Mice. La statua di Crash Bandicoot, secondo me una chicca meravigliosa, seppure un pochetto costosa, ma secondo me ne vale veramente la pena. La Figma di The Witcher 3. Batman versione animata della Mezco e poi questa Jill Valentine, ragazzi, 2.0 della Master Team che mi ha fatto innamorare. È una seconda versione, appunto una 2.0, che secondo me è meravigliosa. Due versioni, 2,69 per la standard, 2,99 con un double body per la deluxe. Per gli appassionati di Resident Evil, ragazzi, non potete assolutamente lasciarla lì. Detto questo, dovrei essere tornato grande. Ragazzi, io come al solito vi ringrazio per essere arrivati fin qui, fino alla fine del video, sarete pochissimi, quindi colgo l'occasione per ringraziarvi, ringrazio sempre gli abbonati, vi ricordo che è possibile abbonarsi al canale per entrare a far parte del gruppo Telegram per usufruire di tanti altri vantaggi, ragazzi, quindi grazie a tutti. Io vi ricordo anche che martedì 17 farò la challenge, la sfida, lo speciale per i 2000 iscritti, in cui farò delle live durante tutta la giornata e vi invito, se volete, a partecipare, così facciamo due chiacchiere mentre farò la sfida e poi saprete se ce l'ho fatta o no. Soltanto chi verrà in live potrà saperlo, potrà scoprirlo. Poi ovviamente farò un video dedicato che uscirà sul canale, ma penso in futuro. Mi sono dilungato tantissimo come al solito, ragazzi, chiedo scusa, ci vediamo con qualche video in mezzo alla settimana, credo giovedì con un altro short. Ultimamente la roba, insomma, in termini di action figures devo fare rifornimento, ma sta arrivando qualcosa, e poi un video sulle carte sicuramente, poi le news della settimana, la prossima settimana, sperando che ci sia ancora tanta roba di cui parlare. Buona domenica ragazzi, buon inizio di settimana, a presto, ciao ragazzi.